Vai, giuro se ci andiamo a casa. Vabbè, vai. Oh, fai un giro che sei per qua. Bevi. Vai, Mario, vai. Vabbè, lo stai. Andiamo subito. Ma se lo dico io, capito? Esagerati, vai, cazzicone. No, ingegnere, non so niente. So solo che Mario non è rientrato questa notte. No, non ha nemmeno telefonato. Io mi sono preoccupata e ho provato a chiamare i suoi amici, ma neanche loro sanno nulla. Sì, non si preoccupi, appena ci sono novità la richiamo. Dottoressa, sono state avvisate la polizia ferroviaria, la capitaneria e la guardia aeroportuale. Bene, Cataldi, allora adesso bisognerà sentire il padre e poi interrogare i professori, i compagni di classe. Insomma, noi dobbiamo capire se questo ragazzo si è allontanato volontariamente oppure qualcuno lo ha costretto anche soltanto psicologicamente a farlo. Mario. Ah, sì, Mario, è tornato. No. Volevo chiederle se nei giorni scorsi lei aveva visto o sentito qualche cosa. Che dovevo vedere? Non so, una discussione, un litigio tra mio figlio e qualche suo compagno di classe. Ingegneri, ma qua i ragazzi si sfottono continuamente, si viene ammazzato. Io non ci faccio più caso. E poi capite a me, io mi faccio i fatti miei. La scomparsa del ragazzo metterà la scuola sotto i riflettori e la polizia sicuramente vorrà interrogarci. Beh, il Marino comunque qualche problema lo ha. Voglio dire, un bravissimo ragazzo e studioso, ma se ne sta sempre sulle sue. Non l'ho mai visto ridere e scherzare con gli altri. Forse perché in classe i compagni lo tormentano. È molto probabile. Il problema è che questi ragazzi non hanno nemmeno più rispetto per noi insegnanti. Hai ragione. Si è fatto tardi, eh? Ci si vede più tardi. Ci vediamo più tardi. Ciao. Oh, ma guardate qua che hanno scritto. Secondo me stanno esagerando, però. Ma secondo voi che fine ha fatto Mario? Che fine ha fatto? Visto che gli ha detto di no, ha deciso di farla venire. Ma quello Mario è innamorato di lei. Gli sembra Fabiana è bellissima, me la vorrei sposare. L'altra volta mi ha detto che si sarebbe ucciso per lei. Addirittura. Ma smettetela, quello è proprio un cazzone. Comunque ho sentito che arriverà la polizia a interrogare tutta la scuola. Veramente? Ah. E tu che cosa gli dirai? Che io a Mario manco lo capo. Ragazzi, vi ho fatto chiamare perché voi conoscete meglio Mario. Adesso mi dite tutto ciò che sapete su di lui. Io non ho nulla da dire. Astendo so che questo Mario stava nella mia classe. Come ti chiami? Luca Caruso. Luca Caruso. Mi sa tanto che Di Mario sei quello che sa più di tutti, è vero? Sì, avete ragione. In effetti, adesso che ci penso, io sto scrivendo la sua biografia. E tu che ti ridi? Piuttosto che cosa sai di Mario? Io i tipi come Mario non li guardo proprio. Ispettore, possiamo andare a casa? Andate. Grazie. Luca, mi accompagni? Aspetta, continuo, non ho finito. Siediti. Mi sembri un bravo ragazzo. Come ti chiami? Dico Salemi. Tranquillo, tutto ciò che mi dirà resterà tra me e te. Ricordi se Mario subiva prepotenza da parte di qualche compagno? Come no? In classe lo prendevano in giro tutti quanti. Soprattutto Luca. Immagino sia lui a dettare legge a scuola, no? Sì, dobbiamo fare tutto quello che dice lui. Ricordi qualche episodio in particolare? Una volta stavano lui, Fabiana e Mario. Io stavo là vicino e ho sentito tutto. E Luca ha detto... Tu a Fabiana non la devi nemmeno nominare, capito? Che cos'è di questa storia che ci mandi messaggi, metti mi piace ogni foto che pubblica? Oh! Stai attento che io ti faccio nero. Ma io non faccio niente di male. Io e Fabiana siamo solo amici. Amici? Tu amico della mia ragazza? Ma ti sei guardato allo specchio? Mario, tu sei una scimmia, tu sei un cesso. Perché mi offendi? Zitto, parli solo quando te lo permette, capito? Ma veramente sei amica di questo stronzetto, Fabiano? Ma chi lo conosce? Senti, tu non mi devi mettere nei casini, capito? Sparisci. Sentimi un po',
siccome sto scrivendo un cortometraggio, no? Ho pensato che tuo padre potrebbe darci una mano a produrlo. Però tu fai il protagonista, capito? Sei contento? Io sono una specie di boss, no? Che ha deciso che si deve vendicare dell'affronto che gli hai fatto tu facendo brutti pensieri sulla sua donna. È vero che la sera nel letto fai brutti pensieri su di lei e poi ti do? Luca, ti prego, lasciami, fai male. Comunque tu non devi fare niente, devi solo chiedere a tuo padre di produrre il corto. Io penso che con 3.000 euro dovremmo farcela. Comunque fai presto, capito? Se no basta un messaggio in un minuto, il video che sei tu, farà il giro del web. Va bene. Faccio come vuoi tu. Che ci sta da mangiare? Pasta e ceci e un po' di frittata. Pasta e ceci. Ma quante cazzo di volte ti devo dire che a me i legumi non mi Mi piacciono? spiace per te, ma non stai solo in questa casa. E a me tuo padre i legumi ci piacciono assai. Ceci, piselli, fagioli. Lasciamo stare. Ho appena finito di parlare con tuo padre. Scommetto che ti ha detto che sono un poco di buono. Che faccio solo guai. Che rottura di palle. Mi sembrano 1000 anni che me ne vado via da questa casa di merda. Te ne vai? E come pensi di mantenerti? Ma che c'è? Perché mi guardi così? Ha telefonato al commissariato. Hanno detto che ti devono interrogare su quel ragazzo a scuola tua che è scomparso. Mi puoi dire di che si tratta? Luca, Niente. per te non è mai niente, vero? Come 2 anni fa quando stavi per finire il riformatorio. Ma se non era per la sottoscritta qua, che si metteva in ginocchio a pregare la madre di quel ragazzo per farle ritirare la denuncia, tu stavi ancora andinzita a guardare il panorama. Sono scappato via perché volevo vivere. Buonasera, dottoressa. Ah, buonasera, ingegnere. Prego, si accomodi. Novità di Mario? No, mi dispiace, ma niente di concreto. Stiamo facendo le nostre indagini e adesso dobbiamo aspettare gli sviluppi e sperare anche in un po' di fortuna. Dottoressa, mi dica sinceramente, che idea si è fatta sulla scomparsa di mio figlio? Vede, ingegnere, io l'ho fatta venire qui proprio per questo, perché ho bisogno del suo aiuto. Noi sappiamo che suo figlio è un ragazzo molto introverso e che viene preso continuamente in giro dai compagni di classe. Sappiamo anche che lei è divorziato da sua moglie da circa 5 anni. Sì. Però io voglio sapere come sono i rapporti fra lei e Mario. Vede, purtroppo in casa io e Mario parliamo molto poco e quando lo facciamo spesso è solo per litigare. Papà, ti posso parlare un momento? Mario, scusami, vado molto di fretta, una riunione importante d'ufficio, ne parliamo stasera quando torni. Ti prego, papà, è importante. Mario, che è successo? Mica hai combinato qualche guai a scuola? Oh, ti senti bene? Lascia stare, papà, non fa nulla. Non fa nulla che? Che ti metti a fare l'offeso? Cioè, mi dovrei sentire io in colpa? C'è niente da fare. Sei la copia sputata di tua madre. Almeno quando c'era lei potevo parlare. Che cosa? Ma quando mai tua madre c'è stata in questa casa, Mario? Sempre in giro a fare spese, con le amiche, shopping, parrucchiere, stilista, per cortesia. Cambiamo proprio discorso, Mario, eh? Ma poi ti ho messo Margherita apposta. Le do un mensile. Va bene, parlerò con Margherita. Ecco, parla con Margherita, papà. E Margherita mi racconterà tutto, va bene? Ciao, scappo, dai. Sì, infatti. Gli episodi di bullismo e soprattutto le minacce di violenza nei nostri confronti ormai non si contano. E minacce come tu non arrivi a fine anno o ti faccio un culo così. Mi perdoni, dottoressa. No, si immagini. Ormai sono all'ordine del giorno. Addirittura arrivano a insultare gli insegnanti. Questo succede se ti permetti di difendere le ragazze dai palpeggiamenti tra i banchi o se addirittura ti intrometti in una discussione tra di loro. Lì gli insulti arrivano immediatamente. Ma mi creda, c'è di peggio. Mario? Mario? Mi devi rispondere quando ti chiami, quei pezzi di merda. Grazie. Basta, Caruso! Basta, lascialo! Ma che vuoi fare? Lo vuoi ammazzare? Smettila, chiama i carabinieri! Ma insomma i cazzi tu proprio non te li vuoi fare. Ma che stai aspettando? Che il servizio lo facciamo pure a te? Professoressa Guarino? Ah, sì? E che cosa mi vuoi fare, Caruso? Mi vuoi ammazzare? Mi vuoi picchiare? Statti attenta. Se no prima o poi vedrai cosa ti convinco. Sta cretina.
Scusami se non sono forte, ma non ce la faccio più a sopportare tutto questo dolore. Un sorso e poi ce l'andiamo a fare. Oh, fai un segno per qua. Vai Mario. Ma non lo vedete che sta tutto ubriaco? Vai Mario. Ragazzi, prego, Ma guarda è bello. Fabio lo stai vendendo no? Luca, però adesso basta. Basta lo dico io, capito? Cavaglio, ma sta ubriaco, non stai nemmeno in piedi. Oh, ti dico prima che ci abbassi i pantaloni. No, i pantaloni mi fai schifo, mi fai Diventa così, va. Guarda, guarda bene. Luca, sei esagerato, poi cazzi tuoi, no? Sì, Luca, sono ragione e basta. Oh, dovete fare quello che vi dico io. Il video mi serve così. Vai Mario, bene, vai. andiamo, ce Ma Nacore, come si arrivi a dire che non devo urlare? Qui mi devono sentire tutti! Tutti! Ma lei capisce che mio figlio è scomparso e non so che fine abbia fatto? Io voglio sapere chi ha pubblicato il video! Ingegnere, io non lo so chi ha messo questo video. Me l'hanno detto, ma sono voci di corridoio. Pietro! E allora? Che sta succedendo? Chi è questo signore? L'ingegnere Marino. Professore, Mario forse è scomparso proprio a causa di quel video che hanno pubblicato. Io voglio i nomi dei responsabili. Ingegnere, mi dispiace, ma noi non siamo responsabili di quello che accade ai ragazzi fuori dalla scuola. Noi invece lo siete perché conoscete le mele marce che stanno all'interno delle vostre aule. Ma non parlate perché vi dovete parare il culo! Speriamo che mamma non si accorge della catenina. Ma perché? Pesava parecchio. 200 grammi di oro. Wow. Certo che Luca è proprio un pazzo, eh. Ma perché non lo lasci? Come se fosse facile. Ne sei talmente innamorato. Diego, a volte sei proprio scemo. Ma secondo te Luca si fa lasciare così senza fare niente? Tu forse non hai capito che io devo per forza fare quello che mi dice. Senta, mi dica un'altra cosa. Come sono i rapporti fra lei e suo marito? E adesso sta toccando un tasto che preferisco evitare. Lo so, ma con me può stare tranquilla. Può parlare liberamente. Perché vede, io prima di essere un magistrato sono una donna. Tutti i nostri litigi sono a causa di Luca. Mio marito non è una cattiva persona, ma a volte non sa frenarsi e diventa violento. Dottoressa, io sto in mezzo. Perché ci vuole poco a passare da una discussione accesa a uno schiaffo. E poi? Cara Fabiana, ho deciso di mandarti un altro video, forse l'ultimo, per farti sapere quanto sei importante per me. Se almeno tu mi dessi una speranza. Ti prego, fai sapere a Diego che il segreto tra di noi è sempre valido. E che mi dice del segreto fra te e Mario? Il segreto? Va bene, adesso vi dico tutto. Io sono gay. E per Mario provo un sentimento forte. Senti, questo a noi non ci interessa. Ci devi dire la verità. Ma lo capisci che potrebbe essere successa una tragedia? E forse possiamo ancora salvarlo. E allora? Che cos'altro mi devi dire? Ecco, Mario mi chiamò perché voleva parlarmi. E così andai a casa sua. Mario, allora cosa mi dovevi dire? Dico, io ho deciso di andare via. Io qui non vivo più bene. E dove vuoi andare? Non lo so. E io? Tu cosa? Volevo dirti io. No, niente, lascia stare. E poi comunque cosa pensi di risolvere andando via? Dico, io sto male. La macchina di Sales va messa per prima in uscita. Ma quante volte te lo devo ripetere, eh? Ma che testa di cazzo! Luca, perché non te ne vai a fare in culo e sparisci per sempre, eh? Testa di cazzo. Dov'è Luca? Sta là. Sei tu Luca Caruso? Sono io. Sono il padre di Mario Marino. Cosa posso fare per voi? Prova a farti un'altra domanda.
Signor Marino, non capisco dove volete arrivare. Voglio sapere che fine hai fatto fare a mio figlio. Io? A vostro figlio lo conosco solo perché siamo nella stessa classe. Penso che avete sbagliato persona, vi dovete rivolgere a qualcun altro. A mio figlio l'hai sempre messo in croce. Lo hai sputtanato facendo girare quella merda di video sul web. Luca, tu non la passi liscia. Ma scusatemi, se voi avete tutte queste prove, perché non andate dalla polizia e mi fate arrestare? È meglio che ve ne andate, se no sarò io a denunciare. Chi denunci? Chiacchi, che ti ammazzo! Francesco? Sei tornato? Tutto bene a scuola? No, niente, mamma. Volevo sapere se eri stato interrogato. Ho capito. No, e poi ti volevo dire... Se una di queste sere ce ne andiamo a mangiare sushi e te. No, tesoro, stasera non posso proprio perché sto seguendo un'inchiesta e finisco tardi. Aspetta, Francesco. Facciamo così. Io mi libero, E così andiamo stasera. Ti voglio bene. Niente. È solo che non te lo dico tanto spesso. Allora ci sentiamo più tardi, Ciao tesoro, ciao. Che ti ammazzo! Fermatevi! E voi chi siete? Sono il padre. Il padre. E io sono il padre di Mario Marino. Il ragazzo che Sofia ha cercato di distruggere in tutti i modi. Suo figlio è qui vivo. Mentre il mio Mario potrebbe essere morto, capisce? Morto. Mi sembra giusto questo. No, non è giusto, è straziante. È una cosa che non si può sopportare. Ma io sono un padre e ho il dovere di proteggere mio figlio. Le do la mia parola che da oggi non gli permetterò di fare ancora del male. È vero, Luca? Luca, è vero che cambierai? Luca, rispondi. È vero che cambierai? Rispondi! E allora, misso, è possibile che tu non sai niente di tutta questa storia? Dottoressa, glielo giuro. Io ho fatto un sacco di sbagli, ma non so niente di Mario. E tu, Salemi? Neanche sai niente? Ma lo capite che se qualcuno di voi sa dove si è nascosto deve dirlo subito? Allora? Volete parlare, sì o no? Io non ce la faccio più. Sono stato io che ho prestato la casa a Mario. Ma non immaginavo che potesse andare a finire così. Vi prego, salvatelo. Salvatelo. Le cose non cambiano, stiamo sempre qua. Si può cambiare una cosa, li a fa. Per noi creature è tutto un gioco, si fida sempre di ogni cosa. Chiagna, rira, o tempo passa e non ti aspetta, tutta sta vita è solo festa, e poi, non si può pazziare così, se fa finta e non capì, fa male. E si spezza ogni cosa, una vita è una rosa, e sti spine nascondono solo, non si può pazziare così, c'ho tanto a lo capì, ma fa male, non si salva nessuno,
pure quando è fornuto, e se scende la mattina si gira e non trova più niente, più niente. E cose non cagnano, stammi sempre qua. Stavolta chiudo buona, forse no. E cosa hanno cagna? O mondo è bello con gli amici, insieme si sta più felici. Chissà, ma chissà, ma se un'amica ti fa male e lì rincuollate cullate e poi non si può pazziare così, si fa finta e non capì, a fa male e si spezza ogni cosa, la vita è una rosa e sti spine nascondono solo, non si può pazziare così, ci vuole tanto a lo capire, fa male, non si salva nessuno, pure quando è fornuto. E se scende la mattina si gira e non trova più niente.